Il weekend delle doppiette in tutte le categorie, una pista da matti, è stato un fine settimana ricco di emozioni e andiamole a vedere con il post Superbike. Sapete bene e vi avevo già detto che non avrei parlato delle altre categorie per via di tempo e perché per farlo come si dovrebbe servirebbe ancora più tempo e sicuramente del supporto economico dedicato proprio a questo format. Quindi per quest'anno finiremo così, per il 2025 vedremo come fare. Nel frattempo voi potete aiutarmi a migliorare pre e post Superbike facendomelo sapere nei commenti e iscrivendovi al canale. Durante questo weekend del round di Portimao nelle altre categorie di contorno alla Superbike ci sono stati due domini entrambi con doppietta che meritano assolutamente menzione e ne dobbiamo parlare perché in quelle categorie c'è il futuro della Superbike. Incredibile poi che gli autori di questo siano anche amici, ovvero Mirko Gennai e Jari Montella. Partiamo dal basso, quindi la categoria più piccola, la Supersport 300 che sapete, conosco molto bene da vicino il mattatore di Portimao. Sì signori, sto parlando di Mirko Gennai, pilota che ho seguito attivamente fino all'anno scorso e che quest'anno ha firmato con MTM Kawasaki che è il team più titolato della categoria. Per intenderci, quello da cui viene e con il quale ha vinto il mondiale Adrian Huertas. Mirko ha vinto la sua prima gara in 300 proprio a Portimao durante l'ultimo round del 2022. L'anno scorso ha fatto doppietta, quest'anno ha rifatto doppietta. Incredibile, è 5 round e 3 anni di fila che Mirko vince qui in Portogallo. Ha avuto un inizio di stagione un po' complesso, dato dall'adattamento alla nuova moto che è profondamente diversa dalla Yamaha e soprattutto a livello di posizionamento sulla moto, visto che i piloti minuti hanno il vantaggio del peso, ma hanno anche le leve più corte e per arrivare ai comandi, se non sono a posto, fanno fatica a performare. Tra l'altro, le persone che lo seguono le vedrete presto sul canale nel video della gara che ho fatto in Germania a Schweitzer. Detto questo, nella categoria la lotta al titolo è serrata, i primi tre sono vicinissimi e il leader è appunto il compagno di Mirko. E perché ne parliamo nel post Superbike? Perché è una doppietta al secondo anno consecutivo e merita menzione perché il pilota in questione, comunque vada, ha dimostrato e sta dimostrando di essere ormai pronto al salto di categoria, quindi vedremo dove riuscirà a collocarsi Mirko in Supersport l'anno prossimo. Inoltre l'anno prossimo i campionati nazionali IDM, CIV, BSB lo fa già da quest'anno, sull'onda del Moto America, che anche se in maniera diversa c'era arrivato molto prima, sperimenteranno la nuova categoria Sport Bike che arriverà al mondiale Superbike rimpiazzando la 300. Che cos'è la Sport Bike? È la classe che farà correre insieme Aprilia RS660, R7, Cava 400 4 cilindri, Daytona 660, la nuova Suzuki GSX8. È stato giustamente fatto un anno sperimentale nei vari campionati nazionali con regolamento rivolto al mondiale proprio per capire come poi stilare il balance of performance e per far sì che le moto siano più o meno allineate, perché non è più una classe twins con bicilindrici ma ci sono 4 cilindri, 2 cilindri, 3 cilindri e con la Supersport 300 ci è voluto qualche anno, vedremo se qui sarà più facile. Quindi nel caso Mirko dovesse fare lo step andrà direttamente in Supersport e visto che molti big a loro volta saliranno in Superbike è possibile che trovi una sistemazione lì. E andiamo avanti proprio con la Supersport nella quale l'altro dominio con doppietta è ad opera del dottor Jari Montella che avete già visto proprio qui nel post Superbike durante il round di Phillip Island. La lotta al titolo è in ballo fra Adrian Huertas, ufficiale Ducati Aruba, e Jari proprio sulla Ducati di Barni. Per ora è quasi sempre stato in vantaggio Huertas eccetto le prime due gare nelle quali Jari è stato capoclassifica, ma qui a Portimao ha vinto una strepitosa gara 1 e in gara 2, complice anche la caduta di Huertas, Jari ha recuperato moltissimi punti per la lotta al titolo. Bravissimo comunque Huertas che una volta caduto si rialza, finisce 18° e recupera fino alla 12ª piazza con la leva del cambio malmessa. Montella sta facendo un lavoro incredibile e Barni comunque è un team privato che quest'anno sta facendo cose folli con Jari, con la vittoria di Spinelli da esordiente ad Assen, con Petrucci e fra poco ci arriviamo perché dopo questa breve piccola panoramica su due autori di doppietta, di cui uno in 300 che è pronto per la Supersport ed uno che in Supersport ha dimostrato di essere pronto per la Superbike, arriviamo proprio al piatto caldo ed è quello che è il nostro argomento centrale, ovvero la Superbike. Durante il pre abbiamo parlato di mercato, avevo fatto particolare menzione su Alessandro Del Bianco ed il giorno dopo è arrivata la notizia ufficiale sul fatto che pare ci sia la possibilità che proprio Cremona possa fare una wild card. Sicuramente farà bene anche a Yamaha che durante questo weekend non ha proprio brillato, eccetto qualche sprazzo di Ray ancora ben lontano dalle posizioni che contano e Locatelli in evidente difficoltà quasi più di Egerter e Gardner. Di Egerter vi avevo parlato anche nel pre, considerando il fatto che avesse corso alla Racing Night al CIV e che fosse stato un ottimo allenamento
allenamento e infatti, complice anche la necessità di trovare una sistemazione per l'anno prossimo, è stato il migliore dei piloti Yamaha. A proposito di Yamaha, il posto di Egerter pare che sia molto vicino ad Andrea Iannone, anche se ad ora GoEleven dichiara di avere ancora aperta sul tavolo la trattativa per lui e che entro la fine del mese si deciderà tutto, quindi staremo a vedere. E a proposito di Ducati private, signori, Danilo Petrucci, che weekend per lui e per il team Barni. Terzo in Super Pole, terzo in lotta per la vittoria in gara 1, secondo in Super Pole Race e quinto in gara 2 con qualche difficoltà. Incredibile, perché 2 mesi fa eravamo preoccupati che riuscisse a tornare, ora è tornato più veloce e competitivo di prima. Bravissimo. Iannone invece al contrario ha avuto un weekend difficile, non gli manca la velocità quanto la costanza e mettere insieme tutto. Infatti in Super Pole male, 15°, caduto in gara 1, non in Super Pole Race, per poi redimersi in gara 2 dove è stato in lotta con il gruppo di testa fino a metà gara per poi chiudere comunque quarto. Molto bene la Kawasaki, che dimostra un piccolo miglioramento globale del pacchetto grazie a Lowe's, che è stata una presenza fissa della prima fila in quasi tutte le sessioni. Bassani in gara 1 è riuscito a entrare in top 10 e chiudere ottavo, mentre è da segnalare Rabat, che con la Kawasaki di Puccetti questo weekend è stato un po' più in alto in classifica del solito, con l'11° posto in Super Pole. Dei pacchetti meno competitivi, anche Honda con Vierge qui a Portimao hanno fatto un passettino in avanti e arriviamo ora alla terza doppietta, anzi nel caso della Superbike peggio ancora perché è tripletta visto che c'è la Super Pole Race. Mister Toprak Razgatlioglu batte tutti i record di vittorie consecutive, vince, stravince tutto, e mentre stavo guardando gara 2 pensavo, cavolo, ma nessuno lo impensierisce nemmeno mai a Toprak, è incredibile, vince le gare da solo. E mentre stavo pensando questo arriva Bautista carichissimo che lo va a prendere, lo passa e cominciano a scambiarsi le posizioni. E tra l'altro ho visto Bautista fare delle cose un po' fuori dal normale, era molto di traverso in staccata, molto più spesso del solito, lui che è sempre molto composto, lineare, anche quando battagliava negli anni passati con Toprak su Yamaha, mentre qui gli ho visto tirare fuori proprio tutto quello che aveva e proprio alla staccata della curva 5 va un po' lungo, cerca di mantenere la linea e cade. Chiusura di anteriore, gara buttata. In gara 1 ha fatto secondo e eccetto la Super Pole Race nella quale comunque è arrivato attaccato alla lotta per il podio, in gara 2 ha buttato via una grande possibilità di spezzare l'egemonia di Toprak, di dimostrare di essere l'unico pilota in grado di farlo e dare una dimostrazione nel box Ducati di essere lui ancora il campione del mondo ed un pilota forte da battere in pista. E la sensazione è stata proprio come il toro con il torero. Quando ha visto Toprak davanti non ha più ragionato e ha sbagliato. In effetti la bandiera della Turchia è rossa. In realtà voglio dargli un attenuante in quanto a Portimao quando soffia il vento soffia per davvero e in questo caso era frontale rispetto al rettilineo, quindi dove è caduto Bautista il rettilineo va nella parte opposta rispetto a quello dei box e dai così il vento alle spalle ed è facile, ora non lo so, che abbia preso una raffica che lo abbia portato un po' più lungo di quello che si aspettava. L'errore poi è stato quello di cercare di chiudere la linea a tutti i costi piuttosto che girare più largo e perdere qualche decimo. Peccato per Bautista che per dimostrare di essere lui il capofila di Ducati Aruba ancora una volta lascia il compito a Bulega che, ragazzi, che stagione, e a fine gara 2 è andato anche a spaventare Toprak che fra la letta rotta e la rotta sorpassando Lowe's e la crisi di gomme ha faticato più del solito per vincere, ma quando Nicolò è arrivato ha provato a superare Toprak in staccata senza mai riuscirci e comunque da notare come Bulega usciva più forte dall'ultimo curvone, arrivava in scia Toprak e appena usciva di scia tornava indietro e non è mai riuscito a superarlo in rettilineo, quindi è sintomo che anche il grande vantaggio di Ducati sui rettilini degli anni passati non c'è più. Infatti a proposito di BMW non guidate da Toprak, sia Van de Mark che Garrett Gerloff hanno sfiorato il podio in 2 occasioni diverse questo weekend e Gerloff in particolare ha fatto quarto in gara 1, cioè capite, gara 1, quindi gara lunga, non Super Pole Race, è una cosa impensabile anche fino allo scorso round dove navigava nelle retrovie insieme al suo compagno di squadra Redding che è ancora lì. Parlando di campionato non si può dire che sia quasi chiuso, ma Toprak ha quasi 100 punti di vantaggio su Bulega a 5 round alla fine. Male per Bautista che dopo oggi ne ha quasi 50 dal suo compagno
compagno di squadra, e dietro è arrivato Lowe's che incalza e sicuramente lotterà fino alla morte per regalare il podio della classifica generale alla Kawasaki. C'è da dire e voglio fare una riflessione: mi piace molto Toprak, lo sapete, adoro come guida, per me la Superbike è bellissima da guardare in ogni momento, e anche se la gara non ha sorpassi, perché provo piacere a guardare i dettagli, sono esperto, la guardo con un occhio diverso dallo spettatore medio, nel quale poi mi metto nei panni, e se guardiamo le gare di Portimao o comunque da Assen a qui, per la lotta alla vittoria non c'è mai un sorpasso se non nei primi 2 o 3 giri, tempo che il gruppo si sgrani. Toprak saluta tutti, arrivederci. Bellissimo il record di vittorie, bellissimo tutto, va bene vincere, però mi piacerebbe che ci fosse più movimento e più combattimento. Per adesso va così, poi prossimo round andiamo a Magny-Cours, quella pista di... No, scherzo, il circuito è meraviglioso, è che piove sempre e per gli addetti ai lavori è un po' una bega. Pioggia che potrebbe rimescolare le carte in tavola, e pista che Toprak dice sia la sua preferita. Pensa te, vince da 13 gare di fila, andiamo a Magny-Cours ed è la sua preferita. Cosa succederà? Staremo a vedere, e con Post Superbike ci vediamo con il pre per il round in Magny-Cours, che è la prima settimana di settembre. Ciao!